Ciao a tutti. Il rapporto con il partner narcisista può essere una delle esperienze più devastanti eppure paradossalmente attraenti che una persona possa vivere. Chi si innamora del narcisista spesso non è consapevole del vortice emotivo in cui si sta infilando, poiché i tratti iniziali di fascino, di carisma e di attenzioni sembrano dipingere un quadro perfetto. Ma con il trascorrere del tempo emergono i lati oscuri di una relazione segnata da manipolazioni, da disprezzo e da vere e proprie forme di abuso emotivo e psicologico. Inizialmente il narcisista tende a usare una tecnica ben nota chiamata love bombing o bombardamento d'amore. In questa fase il partner è sommerso da complimenti, da attenzioni e da gesti romantici che lo fanno sentire speciale, unico e indispensabile. La persona oggetto di queste attenzioni inizia a credere di aver trovato l'anima gemella, qualcuno che la capisce e la valorizza in modo profondo. È in questo periodo che il narcisista instaura una dipendenza emotiva nel partner, facendogli credere che quel tipo di amore travolgente e assoluto sia reale e duraturo. Tuttavia, questa fase non dura a lungo. È solo un trucco per guadagnarsi la fiducia e la lealtà del partner, in modo che una volta instaurata una dipendenza emotiva possa iniziare a esercitare controllo e manipolazione. Superata la fase del love bombing, il narcisista mostra il suo vero volto. Piccole critiche, commenti degradanti e attacchi velati iniziano a fare capolino. È qui che il partner del narcisista comincia a vivere i primi segnali di disagio, poiché Narciso inizia a mettere in discussione l'autostima dello stesso partner, screditando i suoi successi e insinuando dubbi sulle sue capacità. Tale meccanismo è noto come gaslighting, un tipo di manipolazione psicologica che porta la vittima a mettere in dubbio la propria percezione della realtà e spesso la propria sanità mentale. Ad esempio, il narcisista potrebbe criticare i vestiti del partner, ridicolizzare i suoi interessi o mettere in discussione il suo modo di esprimersi in pubblico. Ogni gesto che all'inizio sembrava essere amorevole e protettivo si trasforma in una sottile presa in giro, volta a instillare insicurezza e dubbio. Il gesto spregevole quando il narcisista gioca con i sentimenti. Il gesto più spregevole del narcisista è quello che colpisce più a fondo, in quanto sfrutta la vulnerabilità emotiva creata dall'affetto e dalla fiducia del partner. Di solito si tratta di un tradimento della fiducia che può assumere diverse forme, dall'infedeltà emotiva o fisica fino alla messa in discussione dei legami con amici e familiari. Spesso il narcisista ricorre alla triangolazione, cioè coinvolge una terza persona per suscitare gelosia e insicurezza nel partner. Può essere un ex, un amico, addirittura una nuova conoscenza. Attraverso questa strategia, il soggetto di matrice narcisistica riesce a instillare una sensazione di inadeguatezza e di competizione, facendo sì che il partner si senta costantemente in difetto e quindi ancor più dipendente dal giudizio e dalle attenzioni del narcisista. Un'altra forma di abuso emotivo è la completa mancanza di empatia in situazioni di vulnerabilità. Se il partner attraversa un momento difficile, come un lutto, un problema lavorativo o una malattia, il narcisista non offrirà il supporto emotivo di cui la persona ha bisogno, ma anzi potrebbe ridicolizzare i suoi sentimenti o minimizzare il suo dolore. In alcuni casi il narcisista potrebbe persino utilizzare questi momenti di difficoltà per giustificare comportamenti inaccettabili come il tradimento o l'allontanamento. Un gesto spregevole, tipico, è il ghosting emotivo, ossia una sorta di sparizione o di distacco emotivo improvviso. Il narcisista potrebbe sparire per giorni, non rispondere ai messaggi o ignorare il partner senza alcuna spiegazione. Questa sparizione serve a destabilizzare ulteriormente la persona che, una volta riapparso il narcisista, si sente costretta a fare qualsiasi cosa per riportare la situazione alla normalità, accettando scuse improbabili o giustificazioni incoerenti. Il narcisista si avvale anche di tecniche come il trattamento del silenzio, in cui smette di parlare con il partner o lo esclude completamente dalla comunicazione, costringendolo a vivere nell'incertezza e nella paura di aver fatto qualcosa di sbagliato.
La vittima finisce per sentirsi sempre in colpa, cercando di accontentare e riparare la situazione, mentre il narcisista mantiene il controllo emotivo. Uscire da una relazione con un narcisista è estremamente difficile, poiché il partner viene intrappolato in un ciclo di dipendenza e di manipolazione che mina l'autostima e rende quasi impossibile intraprendere una separazione. Ogni tentativo di allontanarsi viene spesso accolto con suppliche e promesse di cambiamento, seguite tuttavia da nuovi atti spregevoli una volta che il partner è stato riconquistato. Per chi subisce un comportamento narcisistico, riconoscere la natura tossica della relazione è il primo passo per uscire da questo ciclo. Molti esperti consigliano di cercare aiuto sia da amici fidati che da professionisti per riuscire a ristabilire un senso di valore e di autonomia. Inoltre, lavorare sulla propria autostima e imparare a riconoscere i segnali di manipolazione emotiva possono aiutare a prevenire ulteriori esperienze simili. Il gesto più spregevole che si possa subire dal narcisista è quindi quello che spezza la fiducia e la sicurezza emotiva, distruggendo la percezione di sé. Ma con il tempo e il supporto necessario è possibile recuperare e ricostruire la propria identità, imparando a stabilire confini sani e riconoscendo il proprio valore. La rinascita, dopo una relazione narcisistica, è un percorso lungo e a tratti difficile, ma porta con sé una rinnovata consapevolezza e una forza interiore che permette di vivere relazioni future in modo più autentico e più consapevole. In sintesi, i gesti spregevoli dei narcisisti servono a mettere alla prova la nostra resilienza e la nostra capacità di liberarci da legami tossici. Ricordarsi di questi insegnamenti, anziché dimenticarli, può essere la chiave per un futuro relazionale più sereno e libero da dinamiche manipolative. Ma ecco alcune frasi spregevoli che il narcisista potrebbe dire per manipolare e per indebolire emotivamente il partner. Queste frasi sono spesso cariche di critica, di svalutazione e di colpevolizzazione. Nessuno ti amerà mai quanto ti amo io. Questa frase instilla la paura dell'abbandono, facendo credere alla partner che non troverà mai un amore migliore. Stai esagerando, sei sempre così drammatica. È colpa tua se le cose non vanno bene. Minimizza le emozioni della partner facendola sentire inadeguata o difettosa. Non sei nulla senza di me, dovresti solo ringraziarmi per tutto quello che faccio per te. Qui il narcisista si pone come salvatore, sminuendo la partner e facendola sentire dipendente. Sei davvero così insicura da essere gelosa di chiunque. Questo sfrutta la gelosia della partner, facendola apparire come una debolezza personale piuttosto che una risposta naturale a un comportamento provocatorio. Perché non sei più come prima? Mi annoio sempre di più con te. Così il narcisista fa sentire la patria inadeguata e colpevole per il calo di interesse, mantenendola in uno stato di continua insicurezza. Ho sbagliato a pensare che potessi essere una persona forte. Questo è un attacco diretto all'autostima della partner, insinuando che sia debole o incapace. Non capisci mai niente. Perché devo spiegarti sempre tutto come una bambina? Una frase che sminuisce l'intelligenza della partner facendola sentire incapace o inferiore. Mi fai vergognare quando siamo in giro, non riesci mai a comportarti bene. Questa è una critica crudele e pubblica che fa sentire la partner imbarazzata e indegna. Ho tante opzioni là fuori, sei fortunata che stia ancora con te. In questo modo il narcisista crea insicurezza e fa sembrare la partner sostituibile. Sei così egoista, pensi solo a te stessa, io invece faccio di tutto per noi. Una frase che ribalta la situazione, facendola sembrare ingrata o egoista anche quando potrebbe non esserlo affatto. Non credo che tu sia all'altezza dei miei standard. Questa frase mina ulteriormente la fiducia e autostima della partner, facendola sentire inferiore e inadeguata. Queste frasi sono progettate per confondere, per demoralizzare e per fare in modo che la partner si senta sempre in colpa, inferiore o incapace di soddisfare le aspettative del narcisista. E tu quale frase ti sei sentita o sentito dire? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.